Gli faremo un'offerta che non potrà rifiutare. In questa battuta famosa del film del Padrino e del fatto che io oggi analizzo tutta la trilogia del Padrino, ecco, in questa frase c'è il succo stesso del film, perché Il Padrino non è un film sulla mafia, ma è un film sul potere. Infatti in questa sprezzante battuta, detta con tono quasi soave, gli faremo un'offerta che non potrà rifiutare, c'è la sintesi del film, cioè la sintesi del potere. Il potere in questo caso non è solo criminale, perché il potere in generale ha sempre le stesse regole, sia che sia politico, sia che sia religioso, sia che sia criminale, sia che sia sociale, ha delle regole precise, che sono quelle di stroncare ogni opposizione, eliminare ogni tradimento e tenere tutto sotto controllo. Ecco, il film Il Padrino è proprio questo film sul potere ed è un film che è stato un fenomeno culturale e dello spettacolo in maniera assoluta, perché ha avuto 9 Oscar e 25 nomination. Pensate che quando è stata proiettata la trilogia del Padrino, a New York, in televisione, a New York il consumo dell'acqua si è impennato alla fine delle ore della trasmissione. Significa che la gente non si è alzata, non è andata in bagno, non si è lavata le mani, non ha bevuto l'acqua, non ha fatto i piatti, non ha fatto nulla per circa 4 ore, 5 ore. E soltanto alla fine di questo c'è stato il picco dell'acqua che saliva. Questo per dirvi come questo film è radicato nell'inconscio collettivo ed è radicato non, ripeto, tanto perché è la mafia, ma quanto è un film sul potere. Il potere, come ho detto, ha le stesse regole sempre. In più, però, il Padrino ha un'altra componente. Oltre questa fascinazione del potere, ha la componente importante dell'epopea. L'epopea, cioè, cos'è? È un racconto mitico, un racconto dai toni di grande suggestione che racconta una serie di avventure. Tutta l'umanità, tutte le culture hanno alla loro origine un'epopea e anche in questo caso il Padrino possiamo dire sotto certi aspetti che è l'epopea moderna di un mondo globalizzato. Certo, parla di un piccolo popolo in generale, che in questo caso sono i siciliani, ma il talento creativo di Coppola e la capacità artistica di Mario Puzo, cioè colui che ha scritto questa storia, ne hanno fatto un mito. E noi abbiamo i miti fondanti di tutta l'umanità, sono epopee di trasmigrazione e di conquista. Dalla Bibbia, con gli ebrei che devono avere la terra promessa, all'Eliade che devono conquistare Troia, ma anche il mito degli Argonauti. Ogni volta c'è un gruppo di ardimentosi che parte alla conquista di una nuova terra. E se voi fate caso, per esempio, le caratteristiche sono quelle tipiche dei poemi omerici. Infatti, come nell'Iliade c'è Achille, in questo caso è il personaggio di Santino che è interpretato da James Caan ed ha la furia di Achille, la violenza di Achille. Abbiamo Ettore, che è il personaggio interpretato da Al Pacino, che sarebbe Michael Corleone, che è l'intelligenza, la strategia. Abbiamo Ulisse, che è il personaggio interpretato da Robert Duval, che è l'avvocato Hagen e che è la scaltrezza, che è la capacità di mediazione. Abbiamo addirittura Marlon Brando, che potrebbe essere paragonato a Priamo con tutti i figli e che cerca di difendere il suo regno. Abbiamo la moglie di Corleone, la signora Corleone, che potrebbe essere Ecuba, che cura tutte le sue figlie e tutti i nipoti. Quindi parliamo, come ho detto, di una colonizzazione e anche la storia ci ripete questo fatto. L'Inghilterra ha conquistato l'India, la Spagna ha conquistato tutta l'America Latina e l'America centrale, il Portogallo ha conquistato il Brasile, le guerre in Africa, cioè questo fatto della colonizzazione, questo fatto della gente che attraversa il mare, che supera dei pericoli, è esattamente alla base di questa epopea. Per questo la sentiamo così partecipe. In questo caso di questa epopea è ancora più suggestiva perché è quella dei poveri cristi del neorealismo, cioè dei poveri italiani sbattuti, immigrati che emigravano al di là del mare, quindi fuggirono dalla miseria, dalla disperazione, che diventano potenti e terribili in America. Quindi c'è
tutta la possibilità del grande racconto. 100 anni di storia che si svolgono dalla Sicilia all'America, e tutto questo è suggestivo e importante perché tutti gli artisti che la compongono, parlo della parte artistica, sono in realtà tutti quanti italiani. Perché? Perché gli italiani hanno queste radici profonde, ed è anche quasi un contrasto fra la mentalità americana nomade, una mentalità americana aperta ad ogni novità, quindi pronta a cambiare, a modificare la propria pelle, i propri costumi, con invece una mentalità italiana, no? Ricordiamoci che è una mentalità che è basata sul nucleo familiare. In America la famiglia è molto più dispersiva, invece noi siamo più attaccati, legati, è basata più che sull'avventura, noi abbiamo un senso di solidarietà, paesà, siamo tutti paesà, e dovunque troviamo un paesà, e proprio per questo, ecco, sono tutti paesà gli artisti che fanno questo film e che l'hanno sentito particolarmente. Francis Ford Coppola, il regista e lo sceneggiatore, è un figlio di immigrati, Mario Puzo, l'autore della storia, è un figlio di immigrati, Al Pacino è un figlio di immigrati, De Niro è un figlio di immigrati, cioè sono tutti sotto questo aspetto delle persone che hanno vissuto o sulla propria pelle o sui ricordi di famiglia questa grande e straordinaria epopea. Ma tutto questo non poteva avvenire se non si incontrava, diciamo, l'idea con un altro tipo di cultura che ho detto prima, che è la cultura americana, e i produttori invece sono tutti quanti americani, anglosassoni, di formazione completamente diversa, che vedono l'affare e che hanno il coraggio di entrare, diciamo, rischiosamente in questa avventura, perché questa storia è stata fatta anche dai produttori, perché nasce in maniera particolare, nasce con un personaggio straordinario e suggestivo che ho avuto la fortuna di conoscere, che si chiamava Carl Bludon. Carl Bludon veniva chiamata a Wall Street l'austriaco pazzo, perché era uno che comprava tutte le società che andavano a male. Pensate che è partito con una piccola società che faceva dei ricambi, non dei ricambi a dire, faceva i paraurti per Chevrolet, le Studebaker, credo, e nel giro di 20 anni ha avuto 150 società, 150 società, una delle quali era la Paramount, e ha comprato la Paramount perché andava male e voleva fare un film per sua moglie che era francese, e il film che ha fatto si chiama Parigi brucia, ed è un film sul fatto che il comandante tedesco di Parigi disobbedisce all'ordine di Hitler di distruggere Parigi e la salva, e lui mise tutte le star del momento in questo film, proprio perché si era comprato la Paramount per fare questa cosa. E in fondo, diciamo fra di noi, non capiva granché. Lui era famoso perché comprava tutte le città che andavano male e le faceva rifiorire. Ora, quindi era un miliardario straordinario, aveva un aereo privato già allora, si era comprato mezzo Santo Domingo, e la sua intelligenza era nella scelta degli uomini, questa capacità incredibile. E a Parigi incontra un ex attore che si chiamava Robert Evans, il quale è affascinante, sarà Robert Evans il rappresentante più eclettico e divertente della smart Hollywood, ciarliero, salottiero, intelligentissimo, spietato, capace di intuire il pubblico. Parlano insieme e improvvisamente Carl Brudon dà tutto il potere, fa presidente della Paramount questo ex attore, perché gli piace come illustra il suo senso di fare cinema. E incredibilmente questo ex attore è una persona straordinaria, perché pensate che lui fa Chinatown, Rosemary's Baby e Il Padrino, cioè è uno che dà il via a tutti i successi della Paramount, rischiando come un pazzo, no? E Bob Evans ha come amico e confidente Peter Bart. Peter Bart è un ex giornalista che un giorno va a intervistare questa Paramount che cerca di riprendersi da un flop. Era un film proprio sulla mafia, si chiamava La Fratellanza, era interpretato da Kirk Douglas ed era diretto da Martin Reed. Ecco, il film è andato male, ma Peter Bart legge il racconto, un romanzo che sta scrivendo un tizio che ha avuto qualche successo con un romanzo chiamato Mamma Lucia, e ha letto 80 pagine e gli sembra interessante. Gli dà $12.500 per finirlo, promettendogli $80.000 il momento che gli avesse presentato una sceneggiatura.
E questo signore, Mario Puzo, che purtroppo aveva il vizio del gioco e quindi si giocava tutto e aveva bisogno di soldi, si mette di buzzo buono a lavorare e cerca di finire questo romanzo. Lo pubblica nel 65 e nel 67 il romanzo ha un boom. Chiaramente Peter Bart aveva un'opzione su questo romanzo e cerca di convincere Bob Evans, nonostante l'insuccesso della Fratellanza, di farci un film. E Bob Evans e Peter Bart si mettono alla ricerca, pensano a Leone come regista, addirittura, pensano a Sam Peckinpah, ma costano troppo e soprattutto sono dei registi molto molto esigenti. Quindi Bob Evans pensa a un regista che gli interessa, che è italo-americano, perché intelligentemente decidono che deve avere una radice italo-americana, una radice latina perlomeno, che è meglio, e quindi scelgono Francis Ford Coppola e gli mettono accanto quello che noi in gergo cinematografico chiamiamo un canaccio, cioè un produttore esecutivo che manovra i soldi e controlla il regista. Albert Ruddy è famoso perché fa costare i film meno del preventivo. Quindi potete capire lo scontro immediato che c'è stato fra Albert Ruddy e Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola vuole girare il film a Little Italy e Ruddy dice no, perché costa troppo. C'è una Little Italy ricostruita in studio da qualche parte, la giriamo lì. Poi c'è tutto lo scontro sul cast, non vuole assolutamente Al Pacino, è troppo basso. Pensate che Al Pacino allora non aveva una grande fama, è uno che è stato rifiutato per 2 o 3 volte all'Actor Studio, è uno che non ha completato completamente gli studi, che ha fatto una vita un po' zingaresca e che è stata accettata all'Actor Studio solo per interessamento di Lee Strasberg, il fondatore dell'Actor Studio. E non a caso nel Padrino 2 Pacino pretende che il nemico, l'antagonista principale, Roth, il bandito ebreo che controllava tutto, sia interpretato stupendamente da Lee Strasberg. E poi a questo punto Coppola vorrebbe addirittura Orson Welles e Orson Welles è disposto ad accettare, ma sta un po' tergiversando. Nel frattempo la produzione vorrebbe Laurence Olivier, ma è troppo vecchio e quindi si è indecisi. Coppola rompe gli indugi andando a parlare addirittura in California con Marlon Brando. Marlon Brando però Ruddy non lo vuole perché Marlon Brando è in discesa, costa troppo, è esigente e poi in realtà ha solo 10-12 anni di più di quelli che dovrebbero essere i propri figli e quindi sembra quasi irreale, ma Coppola non demorde, Coppola è completamente deciso. In più Marlon Brando quando incontra Coppola ha un'idea straordinaria, aveva appena letto un po' il copione, prima del provino si mette in bocca del cotone e ha questa faccia da bulldog e sceglie il bulldog perché è l'animale pericoloso ma silenzioso, quieto ma se scatta fa paura, quindi poteva dare questa immagine di minaccia però occulta, attenta e questo provino convince talmente Coppola che rifiuta Orson Welles. In più, per il resto del cast viene preso Rob Duvall, che è praticamente uno sconosciuto, e Diana Keaton, che non conta niente, e vengono accettati perché costano poco. Pensate, attori straordinari che poi avranno tutti gli Oscar e che vengono presi perché non per la roba loro, ma perché costano poco. Cioè, il talento straordinario di Coppola lo intuisce, ma la produzione li accetta per questa ragione. E quindi a questo punto il film comincia. Mario Puzo viene contattato, si mette a lavorare con Coppola per ridurre la mole del film, perché noi pensate che è partito l'idea di fare solo il primo Padrino, quindi il film viene sfrondato. Mario Puzo lavora con Coppola e sono perfettamente d'accordo e stanno insieme e scelgono di fare questa epopea che parte nel momento della crisi, praticamente. Parte sì con il matrimonio, ma nel matrimonio già si avvertono i sintomi di questa crisi. Ricordate la bravura sia degli sceneggiatori che del regista, a parte quella degli attori, che fin dalla prima scena noi capiamo e facciamo capire a tutti che cos'è il potere. Nella famosa scena in cui Marlon Brando, appunto, quella specie di bulldog quieto e silenzioso che sembra una persona tanto cara che continua a carezzare un gattino, va bene, e che improvvisamente dice a chi gli chiedeva di aiutarlo
a punire gli aggressori della figlia, tu non mi porti rispetto, tu non mi hai portato rispetto. E da quel momento in poi capiamo che dietro questo matrimonio, che poteva sembrare quello di un ricco uomo d'affari, in realtà si cela ben altro. Proprio come dietro la maschera di Marlon Brando, bonaria, si cela invece il potere, la forza e la minaccia della mafia. Cioè, proprio perché il potere, quando è un potere vero e intelligente, nasconde la sua potenza dietro un'apparente forma di autorità, di serenità. L'aneddoto di oggi ha delle radici lontane. Sono figlio di un motociclista e come tale sono cresciuto con la passione per la motocicletta. Fin da quando andavo sul monopattino, alle manopole del monopattino facevo brum brum, sulla bicicletta facevo brum brum, sul motorino sognavo di avere una motocicletta, anche perché la mia adolescenza è stata turbata dalla visione del film The Wild One, cioè Il Selvaggio con Marlon Brando. Tutto il film è la storia di un gruppo di motociclisti di cui Marlon Brando è il capo e cavalca questo gruppo e le sue avventure a cavalcioni di una splendida, meravigliosa Triumph. Per cui nei miei sogni adolescenziali questa Triumph era proprio il top e quando finalmente ho potuto comprarla me la sono comprata. Chiaramente non ho fatto altro poi che vedere tutti i film che esaltavano il mito della motocicletta, quindi non solo Il Selvaggio con Marlon Brando, ma anche La Grande Fuga con la meravigliosa Triumph TT mascherata da DKV o BMW tedesca dipinta in grigio verde, ma che in realtà era una Triumph e noi appassionati l'abbiamo riconosciuta. Oppure la meravigliosa Bragg Superior SS 100 di Lawrence d'Arabia, che si vede soltanto all'inizio del film, ma Lawrence era veramente un appassionato di questa meravigliosa e straordinaria motocicletta. Poi Easy Rider, che ha esaltato con il chopper, no, la vita del motociclista. Ora, nel 1973 io ero stato a Cannes e ho visto un film, fra tutti i film che c'erano, a caso ero andato a vedere un film intitolato Electra Glide, che sarebbe il famoso modello della Harley Davidson, quindi con l'avviamento elettrico, e quindi una moto, quella epica delle autostrade americane, quindi per fare proprio il poeta maledetto, Zingaro il selvaggio attraverso l'America. Un film curioso e particolare diretto da James Guercio. James Guercio era il produttore di Chicago. Nessuno si ricorderà questo complesso, ma hanno venduto 100 milioni di dischi e hanno vinto 23 dischi d'oro, di platino, 8 di doppio platino, quindi era pieno di soldi. Ha fatto questo film che ha per protagonista l'Electra Glide, il modello della Harley Davidson, quello della polizia. E il protagonista del film è infatti un poliziotto basso di statura che è penalizzato nella vita, ma ogni volta che sale su questa rombante motocicletta e diventa chiaramente un eroe. Quello stesso anno, verso settembre, dovevo recarmi negli Stati Uniti e sono passato a salutare ad Hollywood. Proprio, e sono passato a salutare Giovanni Bertolucci con il quale stavo lavorando e Giovanni aveva l'ufficio insieme al cugino Bernardo e mi chiese di fargli un favore. Mi ha pregato se potevo portare ad Hollywood a Bernardo il copione di 900. Quando sono arrivato a Los Angeles ho noleggiato una Electra Glide della Harley Davidson e con questa motocicletta sono andato in giro per Los Angeles sentendomi molto, scusatemi il termine, molto fico e ci sono andato anche a trovare Bernardo che conoscevo così di sfuggita, non particolarmente. Quindi quando mi sono presentato a lui ho portato questo copione, poi lui gentilmente mi è venuto incontro, io l'ho lasciato a una specie di portiere, ma lui gentilmente mi è venuto incontro a salutare e a ringraziarmi. Stava sulle gradinate di questa villa dove si trovava, di questo luogo dove si trovava, e quando mi ha visto salire su questa Electra Glide mi ha guardato un po' perplesso e mi ha detto, come per dire, ma ero un po' incongruo, devo dire, io italiano con questa moto così. Io l'ho guardato e ho detto, Bernardo, lo so, però guarda, non ti sembro bello come Marlon Brando sul Selvaggio? Lui ha sorriso, Bernardo, e ha aperto la porta finestra che stava accanto a lui, mostrandomi l'interno di questa stanza, e mi ha detto, perché non lo chiedi a lui? E nella stanza, seduto accanto al tavolo dove probabilmente stavano lavorando, c'era proprio Marlon Brando, il quale mi ha guardato e mi ha sorriso, non ha capito la battuta che stiamo facendo, ha fatto un gesto di saluto.
Io a questo punto ho messo in moto e sono andato via, vergognandomi come un pulcino che prova a volare di fronte all'aquila. Grazie. Ah, un avviso importante. Il produttore di queste video recensioni, Mario D'Andrea, vorrebbe inserire queste video recensioni in Rotten Tomatoes, ma per farlo ha bisogno di aumentare il numero degli iscritti. Quindi, se vi interessa quello che dico, vi prego per favore di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella. Grazie.